Ciao a tutti e bentornati su Turkey News Magazine. Prima di iniziare con l'aggiornamento di oggi, ricordate di iscrivervi al canale e di lasciare un like. Il vostro supporto è ciò che ci permette di raccontarvi ogni dettaglio del mondo delle star. Oggi parliamo di una storia d'amore che avete seguito passo dopo passo, tra sussurri, riconciliazioni, riflettori sempre puntati e, finalmente, una notizia che scalda il cuore. I protagonisti sono Cemre Arda e Gökberk YLDRM, una coppia che ha trasformato ogni tempesta in un'occasione per scegliersi di nuovo. Ma quello che stiamo per raccontarvi non riguarda pettegolezzi o scandali, riguarda un gesto atteso, delicato, che cambia tutto. Da mesi, il silenzio rispettoso ma pesante della madre di Gökberk aleggiava sulla loro promessa di matrimonio. Non c'erano dichiarazioni plateali, né prese di posizione, eppure quel non detto parlava forte. Le voci si rincorrevano. Si mormorava che a lei non convincesse l'idea del figlio accanto a un'attrice affermata, abituata a set, interviste, tappeti rossi e una visibilità che invade le giornate e le case. Lei, donna di tradizioni e ritmi discreti, sembrava faticare a immaginare la serenità del proprio figlio sotto le luci dell'attenzione pubblica, soprattutto perché quella luce era alimentata dal lavoro e dal carisma di Cemre. Molti, al posto di Cemre, avrebbero lasciato che fosse il tempo a fare il suo corso, affidandosi alla distanza o a parole filtrate da altri. Lei, invece, ha scelto la cosa più difficile, la pazienza attiva. Non si è sottratta, non ha cercato di nascondersi dietro i comunicati o le occasioni mondane. Ha preso carta e penna, e ha scritto. Ha lasciato scivolare nelle buste parole intime e misurate, non un copione, non una difesa, ma un ponte. Ha chiesto di poter essere ascoltata come donna, prima che come volto. E quando le è stato possibile, ha bussato alla porta giusta in privato, lontano dai microfoni, per parlare davvero. Chi è vicino alla famiglia racconta che in uno di quei momenti Cemre abbia detto, con una calma che non trema, desidero che mi conosca non come l'attrice, ma come la donna che ama suo figlio in modo sincero. Il punto di svolta è arrivato qualche settimana fa. Senza clamore, senza scorte o fotografi, Cemre ha preso un volo per Izmir. È partita da sola, decisa a guardare negli occhi la madre di Gökberk e ad ascoltare tutto, anche i silenzi. La porta di casa si è aperta su un incontro che non è stato facile, perché le cose importanti non lo sono mai. Hanno parlato a lungo, hanno ripercorso timori e speranze, hanno lasciato che i fraintendimenti evaporassero, uno a uno. Qualche lacrima è scivolata, non per sconfitta, ma per riconoscimento reciproco. In quelle ore dense, la sincerità di Cemre è stata un invito alla fiducia. Non ha promesso perfezione, ha promesso presenza. Non ha chiesto approvazioni cieche, ha chiesto di essere vista per quello che è quando le telecamere si spengono. Poi è successo qualcosa che nessuno si aspettava così presto. Pochi giorni dopo, nel quartiere elegante di Nianta a Istanbul, alcuni obiettivi indiscreti hanno colto un'immagine che ha fatto il giro del web. Cemre e la madre di Gökberk che osservano insieme dei gioielli, sussurrano al commesso, scambiano sguardi complici di chi sta scegliendo non l'ostentazione, ma un segno. Non c'è stato bisogno di didascalie. Quelle foto parlavano di una porta socchiusa che finalmente si spalanca. I fan hanno festeggiato con messaggi teneri e ironici, dicendo che quel sorriso condiviso valeva più di 1000 smentite. C'era chi scriveva che Cemre aveva sciolto uno dei cuori più guardinghi del paese, non con una trovata da copione, ma con il ritmo lento della cura. E quando tutti ancora cercavano di capire se quella complicità fosse un indizio o un caso, è arrivata la conferma ufficiale. Con poche parole, asciutte ma intrise d'affetto, la madre di Gökberk ha detto: ho capito che l'amore non ha bisogno del mio permesso, ma del mio augurio. Sarò al matrimonio. Non era un proclama, era una benedizione lieve, la frase di chi decide di non essere più un'ombra sullo sfondo, ma un volto presente in un giorno che, per un figlio, è una linea che si traccia tra ieri e domani. Così, mesi di sospiri trattenuti si sono trasformati in un racconto di riparazione e di pace. La tensione si è sciolta come neve al sole, non perché ignorata, ma perché attraversata. Adesso Cemre e Gökberk stanno curando i dettagli di una cerimonia che profuma di mare e di promesse,
a Bodrum, con lo sguardo rivolto al blu dell'Egeo. Chi ha potuto sbirciare tra inviti e bozzetti giura che ci sarà un equilibrio preciso tra modernità e radici, musica che parla il linguaggio di oggi, ma anche riti che raccontano le nonne, abiti essenziali e luce naturale, ma un momento riservato alla famiglia di lui, un gesto pensato da Cemre per ringraziare chi ha cresciuto l'uomo che ama. Non un tributo formale, ma un piccolo rito di gratitudine che, dicono, scalderà gli occhi di molti. Intanto, nel mondo dello spettacolo, si leva un coro singolare. Non è l'ennesima gara di look o di primati social. Sono colleghi, registi, musicisti, conduttori che parlano della compostezza di Cemre, di come abbia preferito il passo lento alla scorciatoia rumorosa. Molti la chiamano già la sposa dell'anno, non per lo scintillio dei riflettori, ma per aver accorciato le distanze in una famiglia attraversata da paure e incomprensioni. È un titolo che pesa, ma su di lei sembra posarsi con discrezione, perché nulla è appariscente quando quello che conta è invisibile agli obiettivi, la fiducia riconquistata, la tutela degli affetti, il rispetto dei tempi altrui. E poi c'è lui, Gökberk, che di solito sceglie parole rare e misurate quando si tratta della sua vita privata. In un'intervista recente, con lo sguardo che non finge e la voce un poco tesa ma limpida, ha detto: «Mia madre e la donna che amo saranno una accanto all'altra nel giorno più importante della mia vita. Questo era il mio desiderio più grande». Non c'era enfasi, c'era verità. Perché l'amore adulto, quando trova il suo spazio, non ha bisogno di eco. Gli bastano due mani che si incontrano e una famiglia che si mette in cerchio. Sui social, intanto, la gioia corre veloce. Le pagine dei fan raccolgono scatti rubati, dettagli degli allestimenti che qualcuno giura di aver intravisto, e fiumi di auguri. C'è chi fantastica già sulla luna di miele, con una meta che torna nei commenti più sognanti: Santorini, le casette bianche, il tramonto che sembra un invito a fermare il tempo. Le parole chiave legate alla coppia balzano in tendenza, non per un litigio, ma per un abbraccio pubblico che finalmente non fa paura a nessuno. Ciò che rende questa storia diversa dalle altre è proprio l'assenza di clamore inutile. Qui non c'è stata una corsa a chi la dice più grossa, né un'accusa reciproca, c'è stata una porta chiusa, certo, e poi il coraggio di bussare senza sfondarla. La madre di Gökberk, un tempo lontana, è diventata l'ospite più attesa. La sua presenza alla cerimonia, detta con semplicità, vale quanto un documento firmato. È la prova che pazienza, empatia e amore sincero non sono parole stanche, ma gesti concreti. Non cancellano le differenze, le attraversano. Non spengono il carattere, lo avvicinano. E intorno, le famiglie imparano a riconoscersi di nuovo, forse diverse, certamente più vere. Chi segue Cemre e Gökberk ricorda i titoli dei mesi passati, i rumor che confondevano le piste, le interpretazioni forzate di ogni sguardo. Ma oggi, alla fine di questo tratto di strada, resta un fatto essenziale: l'amore ha tenuto. Ha tenuto nella fatica, ha tenuto nel fraintendimento, ha tenuto davanti al giudizio. E a tenerlo non sono state promesse spettacolari, ma quella diligenza silenziosa che distingue le cose destinate a durare. Perché, alla fine, non serve convincere il mondo. Basta essere onesti con chi conta davvero. E allora, mentre il sole di Bodrum si prepara a illuminare un giorno speciale, c'è chi immagina i dettagli: il profumo del mare che entra nel salone, una canzone scelta perché parla di loro, un brindisi che farà sorridere e commuovere. C'è chi giura che ci sarà una dedica per la famiglia di lui, un momento in cui le parole troveranno la forza di dire grazie senza trattenersi. C'è chi scommette su un abito che non offuscherà il volto, perché gli occhi raccontano più del pizzo. E c'è chi, semplicemente, aspetta di vederli camminare uno verso l'altra, certi, sereni, pronti a promettersi ogni giorno. Spesso si dice che le storie di celebrità vivano di scintille improvvise e fuochi che si spengono in fretta. Qui, invece, c'è la costanza dell'acqua che modella la roccia. Izmir ha visto nascere un dialogo nuovo, Nianta ha mostrato al mondo un indizio gentile, e Bodrum preparerà la cornice di una promessa condivisa. In mezzo, i giorni veri, telefonate, attese, piccoli gesti che non fanno rumore. E alla fine, la frase che rimarrà: sarò al matrimonio.
Detto con la fermezza di chi ha compreso che benedire non significa arrendersi, ma scegliere di stare. Se siete arrivati fin qui, grazie di cuore per averci seguito fino alla fine. È un piacere raccontarvi storie in cui l'amore non ha bisogno di alzare la voce per farsi sentire. Continuate a supportare Turkey News Magazine con un commento, un'iscrizione e un like, così potremo portarvi dietro le quinte delle emozioni che contano, senza filtri superflui. Noi saremo qui per aggiornarvi su ogni dettaglio, dai preparativi alla cerimonia, fino a quel viaggio che tutti immaginano al di là del blu dell'Egeo. Ci vediamo nel prossimo video, con il cuore pronto a nuovi capitoli. A presto, e prendetevi cura di voi.